prepara un'azione locale. Gli mortai cominciano a picchiare sulle posizioni nemiche. Buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Soldati d'Italia. Oggi vi presentiamo le uniformi di un fante del 68° Reggimento di Fanteria Legnano impiegato sul fronte greco nel 1941. La 58° Divisione di Fanteria Legnano, di cui rappresentiamo il 68° Reggimento di Fanteria, venne inviata sul fronte greco-albanese nel gennaio del 1941 e prese parte all'offensiva su Clisura e alla difesa del Tepeleni, subendo grandi perdite. Alla fine della campagna di Grecia venne rimpatriata in Italia nel giugno del 1941 e venne stanziata in Liguria. Vi presentiamo ora le uniformi di due fanti della divisione Legnano sul fronte greco. Come potete vedere vi è la coesistenza di due uniformi di modello differente, in primis una modello 37 e una modello 40. Passiamo a presentare la modello 37. Questa giubba è caratterizzata dal bavero in questo caso di colore nero, dal paramano a punta al posto che dritto come la modello 40 e dal cinturino con una fibbia metallica al posto che con i bottoni. Vi è una consistenza di queste due uniformi, in particolare la giubba modello 37, seppur abolita dopo l'entrata in guerra, continuò ad essere utilizzata a consumazione ed è una caratteristica peculiare del fronte greco. Appunto grazie alle evidenze fotografiche abbiamo potuto notare che la giubba 37 era molto presente. Entrambe i fanti indossano un elmetto modello 33 privo del fregio dell'arma di fanteria e i pantaloni di panno grigio-verde, le fasce molettiere modello 28 e degli stivaletti per armi a piedi in cuoio. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, indossano entrambi delle giberne corredate di reggigiberne, cinturino e sciabola baionetta per il fucile 91. Sulla sinistra troviamo rispettivamente una maschera antigas modello 35 e una maschera antigas modello 33, in quanto anche in questo caso vi è una coesistenza di entrambi i modelli. Sul lato destro invece troviamo la borraccia da 1 litro in entrambi i casi. Per quanto riguarda l'armamento, entrambe sono armati con il fucile modello 91 e per l'armamento vi rimandiamo un video che elaboreremo in futuro. Vi presentiamo adesso l'uniforme da libera uscita di un fante della divisione Legnano. L'uniforme si compone della bustina modello 34 sormontata dal fregio dell'arma di fanteria, in questo caso con il numero 68 che era uno dei 2 reggimenti della divisione Legnano. La particolarità dell'uniforme da libera uscita è la cravatta, che poteva essere nera o grigio-verde, ma in entrambi i casi vennero abolite entrambe nel luglio del 42, salvo eccezione per alcuni reparti. La cravatta, contrariamente all'uniforme da marcia, in quanto nell'uniforme da marcia non veniva utilizzata. Un'altra particolarità dell'uniforme da libera uscita è la sciabola baionetta del fucile modello 91 che veniva portata. Vi descriviamo ora l'uniforme di un fante della divisione Legnano in servizio di guardia nell'inverno del 1941. Come potete vedere, sotto al classico elmetto M33 indossa un passamontagna, che era un elemento molto utilizzato dai soldati sia in questa versione sia come berretto. Per coprire le mani utilizza dei guanti in lana grigio-verde con il dito indice staccato dalle altre in modo tale da poter utilizzare il grilletto del fucile. Il fucile, in questo caso essendo in un servizio di guardia, porta la baionetta innestata. Per coprirsi dal freddo inoltre utilizza un cappotto modello 40 in quanto ha il paramano dritto, un cappotto per armi a piedi. Grazie per la visione del video, vi invito a mettere un mi piace, commentare e a condividere e ci vediamo al prossimo video.